Dobbiamo parlare ancora del coronavirus, questa volta non con i consigli sulla nostra salute, ma paragonandolo alla famosa storia biblica di Davide e Golia. Il mio intento è nient'altro che motivarti, incoraggiarti in questi tempi un po' difficili e strani. Questo virus, con i pericoli e limitazioni pesanti, ci fa capire la nostra impotenza davanti a un nemico gigante, tante volte più forte di noi. E noi siamo così piccoli e impotenti. Il virus è come Golia e noi siamo come Davide. Davide, il pastorello, armato solo di una semplice fionda che uccide Golia. Lui è il temibile gigante dei Filistei in guerra contro l'Israele, il popolo di Israele. Ogni giorno, da 40 giorni, Golia lancia una sfida. Vuole un duello tra lui e un soldato nemico per decidere le sorti della guerra. Davide si offre a combattere contro Golia. A questo punto il re Saul gli dà un elmo, una corazza e una spada. Ma Davide, impacciato dalle armi alle quali non è abituato, le depone e sceglie 5 sassi lisci che prende da un torrente. Poi, solo con la fionda in mano, quasi nudo, incita Golia a misurarsi con lui. Anticipando poi, il gigante tira fuori un sasso dalla sua bisaccia e lo scaglia contro la fronte di Golia, che stramazza al suolo. Infine corre verso di lui, gli sfila la spada e lo uccide tagliandogli la testa. Ritorniamo a noi che stiamo combattendo contro questo virus. Tutte le armature che ci danno per difenderci non possono veramente aiutarci e sollevarci. Ci fanno forse sentire più impacciati di prima perché non siamo abituati, come Davide non era abituato. Nella crisi tutti i vecchi schemi saltano. Cos'era l'ama vincente di Davide? Aveva un ideale per cui combatteva e aveva fede in Dio. E se ci fosse veramente una forza divina che potrebbe aiutarci, hai mai provato a connetterti a questa forza invisibile di cui parlano da sempre tutti i grandi maestri, che nella vita digitale e tecnica di oggi sembra quasi una cosa obsoleta e di altre generazioni? Nella vita di oggi, moderna, il motto è survival for the fittest. Solo il più forte può sopravvivere e vince sempre. Ma forse non hai mai provato perché la situazione non è mai stata tale da trovarti davanti a un gigante così alto, così devastante. Uno che ti mette pure in quarantena. E che analogia interessante! Per 40 giorni Golia sfida l'esercito di Israele. Carica finalmente la fionda per colpire questo gigante. I sassi della tua bisaccia sono la fiducia in una forza superiore, il tuo pensiero positivo, il tuo intuito. Adesso che sei nella tua solitudine, nel tuo deserto, scopri la benevolenza di questa fonte che può essere illimitata, intelligente, di un Dio che magari hai sempre voluto negare. Quindi adesso non escludere più questo tipo di arma e ti assicuro, this is magic.